Ciao ragazzi, come promesso, ecco il primo video che ho deciso di fare e inizio con un argomento che è sempre molto gettonato tra le vostre domande e messaggi. Che sonda devo scegliere per il mio strumento? Beh, dipende. Dipende dalla tecnica di pesca, dallo strumento che uno ha, che vuole comprare, dalla profondità, dalla barca e, non per ultimo, anche il budget. È un argomento abbastanza complesso e voglio dividerlo in 3 parti, in 3 video separati. Vi consiglio di seguire tutti i video perché gli argomenti sono collegati e se ne manca uno si perde il filo. La prima cosa, secondo me, la più importante, è capire come legge l'ecoscandaglio tramite la sonda che scegliamo. Poi si possono analizzare le varie tecniche di pesca, le rispettive necessità. Andare a fare drifting al tonno è sicuramente molto diverso che fare traina con il vivo. Nell'ultimo video vedremo anche cosa offre il mercato dei trasduttori e vediamo se troviamo la sonda giusta per quello che ci serve. Iniziamo allora con la prima parte. Vediamo come legge il trasduttore. Ho preparato una piccola serie di schermate per aiutarmi nella spiegazione. La prima parte, come ho detto, riguarda la lettura del trasduttore. Innanzitutto, come funziona un trasduttore? Ha delle caratteristiche fisiche e queste sono determinate in fase di progetto e di costruzione. Può essere di diverso tipo, può essere appunto monotono, cioè che funziona con una frequenza fissa, può essere 50-200 kHz o anche altre frequenze, vedremo dopo come se le scelgono, qual è il metodo giusto. Dopo c'è sicuramente la frequenza, il cono di radiazione, cioè l'apertura con cui lui emette le onde ultrasoniche, la potenza, anche lì ci sono sonde che vanno dai 300 watt fino anche ai 3 kW, e anche, non per ultimo, il tipo di installazione. A seconda della barca che abbiamo, possiamo scegliere tra più tipi diversi di installazione. Allora, prima di entrare nel discorso della sonda, attenzione che non voglio essere banale, non sono qui per spiegarvi che semplicemente parte un'onda ultrasonica, colpisce il fondo, torna su, si vedono gli echi. Ok, questo ormai lo do un po' per scontato perché più o meno tutti sanno come funziona da questo punto di vista, però non tutti sanno come effettivamente questo viene rappresentato sullo schermo. Cioè quello che noi andiamo a vedere adesso, questa banda rossa che vedete con dei target, non è la sezione del fondo. Questa è una cosa che deve essere molto chiara perché capire questi concetti diciamo che ci permette di fare una valutazione corretta di quello che vediamo sullo schermo. L'ecoscandaglio è in grado di disegnare target e fondo grazie a una serie di impulsi ultrasonici che possono essere di bassa, alta o media frequenza. Possono essere emessi con una certa apertura, il famoso cono o angolo di radiazione delle sonde, che può essere più o meno grande, e anche con una certa potenza. Tralasciamo per il momento tutti i discorsi sul vario monotono, CIRP, i vari filtri come TVG, clutter, eccetera. Concentriamoci su come analizzare l'immagine sul nostro strumento. La prima cosa da sapere è che quello che vediamo non è una sezione. Cioè quello che vedete anche dietro le mie spalle in questo momento non è una sezione di quello che sta sotto la barca. È un errore che spesso viene fatto, ma non funziona così. Diciamo subito che l'aspetto è molto simile, ma il metodo che usa l'ecoscandaglio per disegnare non permette di vedere sotto la superficie del fondo e soprattutto il disegno lo costruisce rispetto a tutto quello che viene riflesso su tutta l'area illuminata dal cono di radiazione del trasduttore. Mi aiuto con un'altra immagine che forse vi spiegherà un po' meglio. Qui ho preso 2 foto già trovate su internet, rappresentano una lampada, una luce, può essere una torcia tascabile, quelle che si trovano in commercio. Beh, l'irradiazione del nostro trasduttore è molto simile. Noi possiamo avere o un fascio concentrato, lo vedete alla vostra sinistra, alta frequenza 200 kHz, in cui c'è tanta luce ma in un fascio molto concentrato, o una bassa frequenza, come vedete la foto a destra, in cui vedete appunto un cono molto più ampio. C'è meno luce,
facciamo così vedete meglio, c'è meno luce puntuale sul fondo, ma sicuramente illumina un'area di fondo più grande. Allora, questa è la prima cosa da capire, cioè quando noi andiamo a analizzare o guardiamo l'immagine che viene rappresentata sul nostro eco, è sempre frutto di questa cosa qua, cioè di quanto i nostri impulsi ultrasonici illuminano sul fondo e la colonna d'acqua che sta sotto la barca. In queste due immagini vedete un'altra cosa molto importante. I pesci che stanno all'interno della colonna d'acqua vengono rappresentati tutti sulla stessa linea. La nostra sonda, e quindi anche il nostro ecoscandaglio, non è in grado di valutare se un target si trova a destra o a sinistra rispetto alla verticale della barca, e li disegna tutti nello stesso modo, anche se la posizione degli stessi può cambiare in funzione della distanza che hanno rispetto al trasduttore. Sull'immagine di destra viene spiegata questa cosa un po' meglio. Vediamo un'altra immagine che forse è ancora più chiarificatrice. Allora, con questo facciamo l'analisi proprio della riga di fondo, e la cosa più semplice forse da spiegare e che fa capire un po' meglio. Perché il nostro ecoscandaglio rappresenta il fondo come una linea, cioè se torniamo alla prima immagine, eccola qua, abbiamo uno certo spessore rosso, no? E molto spesso si pensa che questo sia dovuto alle onde ultrasoniche che entrano, diciamo, in profondità del substrato e quindi rappresentano una parte di quello che sta sotto il fondo. Invece in realtà la riga rossa rappresenta 3 misure fondamentali che vengono lette dall'onda ultrasonica. Sull'immagine a sinistra vedete la barca che è ferma in prossimità di una secca o della costa, linea di costa. Come vedete, il punto più vicino al trasduttore non è Z, cioè la profondità che il nostro trasduttore dovrebbe leggere in verticale sotto la barca, ma è X, ed corrisponde esattamente a quello che noi andiamo a leggere sul nostro strumento, cioè il valore di profondità letto sullo strumento è il valore X. Il trasduttore però continua a illuminare tutta la superficie del fondo fino al punto Y, che vedete che è molto più lontano rispetto a X, sempre all'interno di questo cono. Y è quel punto dove finisce la nostra banda rossa. Perché la nostra banda rossa, nel caso diciamo normale, è sempre frastagliata nella parte bassa? Semplicemente perché il cono non ha un'apertura, cioè non è che si apre e chiude in modo perfettamente definito. I lobi disegnano un'attenuazione. Infatti, variando anche il gain, voi andate a vedere che andrete ad aumentare o diminuire questa banda rossa, sempre di spessore. Poi un'altra cosa che bisogna tenere presente, che è anche ovvia magari, ma è meglio ripetere: se voi state fermi con una barca sopra una secca, come in questo caso accanto a una secca, voi non avrete il disegno della secca sull'ecoscandaglio, ma avrete sempre una banda rossa come è disegnata qui sulla schermata a fianco, sul riquadro a fianco, blu e rosso. Perché se la barca sta ferma, i punti rimangono fermi. Noi abbiamo la lettura della profondità sempre sulla destra del nostro schermo, e viene disegnata sempre la stessa roba, perché è quello che l'ecoscandaglio, il nostro trasduttore, sta vedendo in questo momento. Non andiamo a vedere la sagoma della secca. Per vedere la sagoma della secca dovremmo andare in movimento con la barca. Vediamo un altro esempio. Ecco qua siamo di nuovo con la barca ferma. E qui diciamo c'è anche una parte più interessante, perché andiamo a vedere anche la posizione dei target all'interno del nostro fascio. Quella cosa che vi ho spiegato prima, cioè il fatto che il trasduttore legge come primo punto della banda rossa il punto più vicino al trasduttore, ha un'altra implicazione dopo dal punto di vista pratico. Cioè tutti i target che si trovano più lontano del trasduttore rispetto a quel famoso punto X che abbiamo parlato prima, diventano invisibili, vanno a finire nel cono d'ombra. In questa immagine abbiamo la rappresentazione di 2 coni d'ombra. Quello nero è una bassa frequenza con un cono largo.
ma potrebbe essere anche una frequenza alta, sempre col cono largo. Quello al centro è invece un'alta frequenza con il cono stretto. Come vedete, diciamo la colonna d'acqua letta dalle due sonde è leggermente diversa, ma soprattutto nel primo caso, cioè nel cono largo, noi riusciamo ad andare a leggere soltanto un target, che è il target sembrato A, alla profondità di 40 metri. Mentre il target B e il target C sono invisibili, perché vanno a finire all'interno della nostra banda rossa. Se usassimo invece l'alta frequenza, un cono più stretto, riusciamo a vedere anche il B, perché vedete il cono stretto è quello rosso e quindi è più limitato e il B si riesce ancora a leggere. Comunque il C, quello più profondo, quello più vicino diciamo alla secca, diventa invisibile. Questa è una cosa importantissima. Noi tante volte peschiamo proprio su scarpate o vicino a secche o altre conformazioni rocciose o relitti e non riusciamo a vedere i pesci. Beh, in realtà magari i pesci l'ecoscandaglio riesce anche a leggerli, ma vanno a finire all'interno di quella famosa banda rossa. Ecco perché anche in un'immagine come questa, sulla sinistra, riuscite a vedere delle tracce rosse più scure. Beh, quelle non sono altro che i riflessi delle rocce che sono entrate dopo, perché questa è una barca in movimento. Vi ricordo sempre che per avere un disegno, diciamo, di un fondo che sale o scende, bisogna sempre avere la barca in movimento. Beh, quei segni rossi sono proprio questi echi che entrano nella banda rossa e che l'ecoscandaglio riesce a leggere e li rappresenta lì. E ci sono alcuni settaggi su alcuni ecoscandagli che ci permettono anche di metterli in evidenza. Vi faccio vedere quest'altro screenshot. Vedete, qui è stato fatto un settaggio particolare su un TZT della Furuno e in questo caso riesco a vedere anche le strutture illuminate dal mio cono, diciamo, di radiazione e si vedono benissimo le varie rocce separate rispetto alla linea di fondo, in verde in questo caso. Torniamo qui. Allora, abbiamo visto il cono d'ombra quanto può rendere difficoltoso trovare e cercare il target. Quindi dobbiamo tenere presente questo. Quando noi andiamo a scegliere la sonda, dobbiamo sceglierla pensando che se prendiamo una sonda con un angolo, con un cono molto ampio, saremo limitati da questo cono d'ombra. Se andiamo a pescare su un mare invece dove non ci sono rocce, piatto, per esempio la sabbia, sicuramente un cono ampio ci migliorerà la situazione, ma non eliminerà il problema di fondo. Ecco, in quest'altra immagine si riesce a capire anche questo. E qui ho disegnato una diga, sempre con una barca che ci va a pescare vicino. Come vedete in questo caso, se non ci fosse la diga, noi riusciremmo comunque a vedere tutti i target A, B, C. Però vedete anche che si formano comunque due coni d'ombra ai lati con la profondità di 18 metri che non ci permettono di vedere i pesci che non sono proprio sotto la verticale se questi sono vicini attaccati al fondo. Quindi quando si va a pescare le seppie, calamari che sono molto vicini al fondo in certe situazioni non si riescono a vedere a meno che non ci siamo proprio sopra nel modo verticale. Allora, fatte queste premesse, nella prossima puntata andremo a vedere un po' anche le caratteristiche fisiche dei nostri trasduttori e come vanno a interagire in un modo diverso rispetto alla rappresentazione grafica, proprio per il loro cono e il modo che hanno quindi di ricevere. Vi faccio vedere ancora una schermata. Ecco, questa è una schermata fatta con una B265 LH. L'immagine a sinistra rappresenta la bassa frequenza, mentre quella a destra rappresenta l'alta frequenza. Vedete, il canale alta frequenza della B265 è più stretto rispetto alla bassa frequenza. Vedete come si riduce l'area visibile del fondo. Ma notate anche il relitto, questo qui è un relitto, e quanto si riduce come dimensioni. Cioè sulla bassa frequenza lo vedo prima, dura più a lungo, mentre sull'alta frequenza ho più precisione nella posizione del relitto stesso.
In pratica, ragazzi, qua bisogna fare sempre avere degli equilibri nelle scelte di trasduttori. Bisogna capire bene come leggono. Nella prossima puntata vedremo anche la frequenza, come influisce la lettura, e se è vero che va a aumentare o meno la definizione, la differenza tra monotono, chirp, in realtà con gli strumenti di oggi, e andremo a vedere proprio tutti questi parametri fisici come fanno, diciamo, a far variare la nostra schermata finale, il risultato finale che abbiamo sullo schermo. Dopo starà a noi riuscire a capire quali sono le operazioni da fare a livello proprio di setting, di andare a cambiare le impostazioni del ricoscandaglio per cercare di trarre massimo guadagno da quello che vediamo e da quello che la sonda riesce a leggere. Ma questo sarà tutto un discorso che faremo alla prossima puntata. Niente, se vi interessa l'argomento mettete la campanella, iscrivetevi al canale, mettete un like, in modo che dopo YouTube vi mandi una notifica per avvisarvi l'uscita della seconda parte. Dopo ci sarà un'ultima parte, la terza, che riguarderà proprio le tecniche di pesca associate a questi trasduttori. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Penso che il video uscirà sempre il venerdì. Grazie ancora, ciao e buona serata a tutti.